La prima distinzione che i botanici fanno delle piante è in base alla loro struttura, in particolare in due categorie, le tallofite e le cormofite. A questa iniziale classificazione ne seguiranno via via molte altre, sempre più dettagliate. Cominciamo dalle tallofite. Queste sono piante con una struttura semplice, senza organi differenziati. Le cellule che costituiscono queste piante sono tutte uguali e svolgono tutte le stesse funzioni. A questo gruppo appartengono le alghe pluricellulari e i muschi. Le cormofite, invece, sono piante con una struttura complessa formata da organi differenziati. Il loro corpo è formato da parti differenti che hanno forme e funzioni specifiche. Le cormofite, infatti, possiedono tessuti di sostegno, per stare erette, tessuti di rivestimento, per essere protette, e vasi conduttori, che distribuiscono acqua e nutrienti in tutta la pianta, dalle foglie alle radici. Da un punto di vista evolutivo, sono apparse prima le tallofite in ambiente acquatico, che infatti hanno una struttura molto semplice, galleggiante, e poi, sulla terraferma, sono comparse le cormofite, che hanno una struttura più complessa per adattarsi alla vita fuori dall'acqua. Le alghe sono piante acquatiche pluricellulari, eucariote. Vivono in ambienti acquatici e possono raggiungere anche dimensioni molto grandi. Poiché è l'acqua a mantenerle in posizione verticale con il galleggiamento, queste piante non hanno bisogno di strutture specializzate di sostegno, come invece si è reso necessario per le piante che si sono evolute sulla terraferma. Con il nome di alghe vengono definite più di 25.000 specie vegetali molto diverse tra loro. Possono avere colorazioni diverse in base al tipo di pigmento che contengono. Ci sono le alghe verdi, che sono le più evolute, infatti i loro cloroplasti sono simili a quelli delle piante terrestri. Poi ricordiamo le alghe brune e sono dotate di strutture particolari che le permettono di galleggiare. Infine ci sono le alghe rosse, che vivono nei mari più caldi e si possono trovare fino a 150 metri di profondità. Il loro colore dipende dal fatto che le alghe, per poter vivere, devono compiere la fotosintesi e quindi hanno bisogno di luce. Ogni tipo di alga è capace di usare solo certi tipi di radiazioni luminose, che arrivano a profondità diverse. Questo è il motivo per cui in superficie troviamo le alghe verdi e in profondità le alghe rosse. Sul successivo gradino della scala evolutiva troviamo i muschi, che sono le più antiche piante ad aver colonizzato la terraferma. Non hanno cellule specializzate, sebbene a prima vista sembrino possedere alcune parti somiglianti a foglie, fusto e radice. Queste in realtà non svolgono funzioni differenti. La loro riproduzione avviene tramite un lungo stelo che sporge dalle piantine e che si chiama sporofito. Sulla sua sommità si trova una capsula che contiene le spore. Quando le spore sono mature, la capsula si apre in modo che le spore fuoriescano, disperdendosi grazie al vento. I muschi appartengono al gruppo delle briofite e, per la loro struttura, sono costretti a vivere in ambienti umidi. Questo perché, non avendo vasi conduttori che distribuiscono l'acqua all'interno della pianta, sono costretti ad assorbire l'umidità da tutta la loro superficie, come se fossero delle piccole spugne. Paradossalmente, grazie a questa loro semplicità, possono tollerare per breve tempo anche un certo grado di disidratazione. Questo le rende piante molto adattabili, presenti ovunque. In generale sono piante molto piccole che difficilmente superano il centimetro di lunghezza. Vedremo ora una serie di nomi molto strani. Cominciamo dalle felci, che insieme ai licopodi e agli equiseti costituiscono il gruppo delle
pteridofite. A differenza dei muschi, queste piante hanno sviluppato un sistema di piccoli tubi che trasportano l'acqua in tutte le parti della pianta e per questo motivo si chiamano piante vascolari. Tuttavia, sono ancora piante primitive perché si riproducono tramite spore. In particolare, sulla pagina inferiore delle foglie sono presenti delle formazioni tondeggianti chiamate sori, che contengono raggruppamenti di sporangi, all'interno dei quali si trovano appunto le spore. Osservando la struttura delle felci, notiamo la classica suddivisione in radici, fusto e foglie. Il fusto generalmente si sviluppa sottoterra. In autunno cadono le foglie e rispuntano in primavera. I primi vegetali che si sono evoluti usando per la riproduzione i semi invece delle spore sono le gimnosperme. Tuttavia questi semi sono ancora primitivi perché non sono contenuti dentro dei frutti ma sono esterni. Le gimnosperme sono in generale piante legnose che danno vita ad arbusti e grandi alberi e possono raggiungere anche i 200 o 300 anni di età. Le rappresentanti più diffuse di questo gruppo sono le conifere, che hanno foglie sottili e allungate. Sono sempreverdi, cioè non rimangono mai senza foglie, e delle conifere fanno parte i pini, gli abeti, i larici, le sequoie, questo tipo di piante. Infine le angiosperme, che sono comparse per ultime sulla Terra e sono le piante più diffuse, che contengono il più alto numero di specie. Le troviamo in tutti gli ambienti, con forme diversissime, dalle erbe agli alberi. Tutte, però, sono accomunate dal fatto che hanno fiori e ovuli protetti con un ovario e, dopo la fecondazione, questo si trasforma in frutto. A loro volta, le angiosperme possono essere suddivise in 2 ulteriori gruppi. La loro classificazione si basa sul numero di cotiledoni presenti nel seme, ovvero sul numero di foglioline che spuntano per prime dal seme, e quindi vengono divise in monocotiledoni con una foglia e dicotiledoni con 2 foglie. Generalmente le monocotiledoni hanno il fusto erbaceo, la radice fascicolata, le foglie lunghe e strette ed il seme con un solo cotiledone. Questo gruppo comprende per esempio le graminacee, come i cereali. Particolarmente numeroso è il gruppo delle dicotiledoni, che comprende circa 200.000 specie. Sono molto diverse tra loro per dimensioni, forma e diffusione. Le dicotiledoni possono essere ulteriormente suddivise in 2 gruppi, in base alla tipologia dei fiori. Infatti c'è un gruppo con fiori piccoli, poco vistosi e poco colorati, in cui l'impollinazione avviene per opera del vento. E c'è poi un secondo gruppo con fiori grandi, colorati e profumati, che sono necessari per attrarre con il loro colore e il loro profumo gli insetti, che sono indispensabili per la loro impollinazione. La foglia è un organo che si origina sui rami delle piante e svolge 3 funzioni fondamentali: la fotosintesi clorofiliana, la traspirazione e la respirazione. Possono avere forme diverse, ma la loro struttura base è la stessa per tutte le foglie. La superficie della foglia viene chiamata lamina fogliare e ha 2 facce, dette pagina superiore e pagina inferiore, spesso di colore leggermente diverso. Poi c'è il picciolo, che è un peduncolo per unire la base della foglia al ramo, in un punto chiamato
nodo e contiene i vasi conduttori che provengono dal fusto e trasportano le sostanze nutritive. La punta della foglia si chiama apice. Sulla superficie si trovano le nervature, ovvero i vasi conduttori che danno sostegno e che permettono il trasporto di acqua e sali minerali verso la foglia e di linfa elaborata dalla foglia a tutta la pianta. La superficie della foglia è delimitata da un tessuto chiamato epidermide fogliare. Le cellule che formano questo tessuto aderiscono l'una all'altra senza lasciare spazi. In questo modo formano un rivestimento che protegge le parti più interne della foglia. Sulla pagina inferiore troviamo delle aperture chiamate stomi. Ogni stoma è delimitato da 2 cellule a forma di fagiolo, dette cellule di guardia. Gli stomi, aprendosi e chiudendosi, regolano il passaggio dell'aria e del vapore acqueo tra le foglie e l'ambiente esterno. Le foglie si possono classificare in base alle loro caratteristiche, dandoci informazioni sul tipo di pianta a cui appartengono. In alcune piante le foglie possono durare solo alcune stagioni, per poi cadere tutte, e in questo caso le piante si dicono caducifoglie. In altre specie, invece, le foglie possono cadere, ma vengono continuamente sostituite. Queste sono le piante sempreverdi. Le foglie si possono differenziare, oltre che per la forma, anche per il colore, che è determinato dalla maggiore o minore presenza di clorofilla, che è il pigmento necessario per la fotosintesi clorofilliana. Questa clorofilla, quando viene colpita dai raggi solari, assorbe la luce blu e la luce rossa, mentre riflette la luce verde, ed è per questo motivo che le foglie le vediamo di colore verde. La clorofilla non è l'unico pigmento presente nelle foglie, ma è quello presente in maggiore quantità. Ogni pianta ha una diversa tonalità di verde e ciò dipende dalle diverse combinazioni dei pigmenti. Il fusto è la struttura che sostiene la pianta e mette in comunicazione le foglie con la radice. A secondo della pianta a cui appartiene, può presentare caratteristiche diverse. Esistono infatti fusti legnosi, che sono alti e grossi, ma anche fusti erbacei, che sono teneri, verdi e sottili. Esistono persino dei fusti sotterranei. Tutti i fusti, anche quelli sotterranei, presentano i germogli, che possono dare origini alle foglie, ai fiori e ai rami. I germogli si originano dalle gemme, che sono poste all'apice di un fusto o di un ramo o di uno stelo, e permettono la crescita della pianta in lunghezza. I fusti sotterranei sono di 3 tipi: il rizoma, il tubero e il bulbo. Il rizoma ha forma allungata ed è disposto orizzontalmente nel terreno. È anche un organo di riserva. Un esempio sono le piante di felce. In questo caso, infatti, mentre durante l'inverno le foglie muoiono, il rizoma, nascosto sottoterra, rimane vivo, grazie alle riserve accumulate durante la bella stagione. Poi, passato l'inverno, a primavera si riattiva e ha energie sufficienti a far nascere nuove foglie e ricominciare così un nuovo ciclo vitale. Anche il tubero è solitamente sotterraneo, ma viene considerato come fusto e non come radice. Infatti, dopo aver accumulato riserve di energia tramite la fotosintesi della pianta madre, è in grado di generare una nuova pianta, geneticamente identica alla precedente. Per questo si differenzia dai semi, che invece generano nuove piante geneticamente diverse dalle piante madri. I tuberi, quando si attivano,
generano le proprie radici e le proprie foglie, proprio come un tradizionale fusto. Un classico esempio di tubero è la patata. I bulbi sono un ulteriore esempio di fusto sotterraneo, che possiamo riconoscere in piante come la cipolla o l'aglio. Con il termine linfa grezza si intende l'acqua e i sali minerali assorbiti dal terreno, mentre invece col termine linfa elaborata si intendono le sostanze organiche prodotte con la fotosintesi. La circolazione di queste sostanze nella pianta avviene tramite i vasi conduttori. Questi possono essere ascendenti o discendenti. In particolare, i vasi conduttori ascendenti trasportano la linfa grezza dalle radici alle foglie, mentre i vasi conduttori discendenti trasportano la linfa elaborata dalle foglie al resto della pianta. Se si seziona trasversalmente un fusto legnoso, si osservano i seguenti strati. Il midollo, che è la parte centrale, insieme ai vasi conduttori forma il cilindro centrale ed è formato da cellule che contengono sostanze di riserva. Nelle piante vecchie è costituito da cellule morte. Il legno, o xilema, è lo strato più interno. È rigido per la presenza di cellule morte impregnate di lignina. Questo contiene i vasi che portano la linfa dalle radici alle foglie, cioè i vasi ascendenti. Il cambio si trova esternamente allo xilema e consente la crescita in larghezza. Crescendo forma degli anelli concentrici, uno all'anno, che indicano infatti l'età dell'albero. Il libro è formato da cellule vive, contiene i vasi discendenti, cioè quelli che portano la linfa dalle foglie al resto della pianta. Infine la corteccia, che è la parte più esterna, formata da uno spesso strato di sughero. È costituito da cellule morte. La sua funzione è proteggere il fusto dagli agenti atmosferici e dai parassiti. La radice è la parte sotterranea della pianta. Le radici crescono verso il basso, nel terreno, e si ramificano. La loro crescita è continua e si ferma solo quando ci sono condizioni sfavorevoli. La radice ha il compito di dare stabilità alla pianta, fissandola nel terreno in modo da poter assorbire l'acqua e i sali minerali. La prima radice della pianta, che si sviluppa durante la germinazione del seme, è detta radichetta. Questa si allunga fino a formare la radice primaria, dalla quale, solo in un secondo momento, si formano le varie radici secondarie. Le radici possono assumere forme diverse legate ai compiti in cui sono specializzate. Nelle radici a fittone è presente una grossa radice principale, da cui partono radici laterali molto più sottili. Quindi la radice primaria cresce di più di quelle secondarie. A volte funzionano da organi di riserva, come nel caso della carota. Poi ci sono le radici fascicolate. Queste formano un fascio di radici che hanno più o meno le stesse dimensioni. Un esempio è la pianta dell'aglio. Invece le radici a tubero sono vistosamente ingrossate perché contengono una gran quantità di sostanze di riserva che vengono immagazzinate sotto forma di amido. Infine ci sono le radici avventizie aeree che si formano su organi della pianta che fuoriescono dal terreno.
Un tipico esempio sono l'edera, l'orchidea o anche le liane della giungla. Se si osserva una radice al microscopio, si nota che in prossimità della parte finale, chiamata zona di assorbimento, sono presenti cellule mature che assorbono acqua e sali minerali. Si osservano inoltre dei peli lunghi e sottili, detti peli radicali. Questi sono estroflessioni dell'epidermide, che aumentano la superficie a contatto con il terreno, facilitando così il processo di assorbimento. Invece, la parte terminale, chiamata apice radicale, è priva di peli radicali ed è formata da cellule che si moltiplicano e permettono alla radice di continuare a crescere. Per questo la parte terminale è ricoperta da un cappuccio chiamato cuffia radicale, formato da uno strato di cellule morte, che protegge la zona di accrescimento e controlla la direzione e la velocità di crescita. Se si taglia una radice trasversalmente, si vede che è composta da 3 parti. Una esterna, l'epidermide, una intermedia, la corteccia, ed una interna, il cilindro centrale. L'epidermide è lo strato superficiale che ricopre la radice e serve per proteggerla e per assorbire. La corteccia è lo strato posto tra epidermide e cilindro centrale. Ha una funzione di sostegno e le sue cellule, che sono prive di clorofilla, hanno la funzione di conservare sostanze di riserva. Il cilindro centrale è la parte più interna della radice, dentro cui scorrono i vasi conduttori, che portano il nutrimento dalla radice al fusto e viceversa. Le cellule vegetali, oltre alle strutture comuni a tutte le cellule eucariotiche, ne possiedono alcune che non sono presenti nelle cellule animali. Queste sono la parete cellulare, il vacuolo centrale e i cloroplasti. La parete cellulare conferisce alla cellula una forma molto squadrata. È composta da una sostanza chiamata cellulosa e forma un rivestimento rigido che si trova all'esterno della membrana plasmatica. I cloroplasti si trovano solo nelle parti verdi della pianta e sono presenti vicino alla superficie della cellula. Sono dei piccoli corpi rotondeggianti di colore verde. La loro colorazione è dovuta alla presenza di clorofilla, sostanza fondamentale nella fotosintesi clorofiliana. I cloroplasti sono organelli che appartengono alla categoria dei plastidi, piccole strutture che possono contenere sostanze colorate dette pigmenti. Il vacuolo è un organulo molto grande che spesso occupa la parte centrale della cellula. È una grossa bolla piena di una soluzione acquosa, nella quale sono disciolte sostanze nutritive e di rifiuto. Gli elementi che sono in comune sia alle cellule vegetali che a quelle animali sono il nucleo, che dirige e controlla tutte le funzioni della cellula, e un corpuscolo tondeggiante che contiene il DNA, la sostanza che racchiude le istruzioni per il funzionamento della cellula. La membrana cellulare, o membrana plasmatica, è molto sottile e rappresenta il confine della cellula. Regola il passaggio di sostanze tra l'interno e l'esterno e ha funzione di protezione. I mitocondri sono dei corpuscoli di forma allungata, responsabili della respirazione cellulare. Producono l'energia che serve alla cellula per svolgere le sue funzioni. L'apparato del Golgi è formato da una serie di sacchetti ripiegati. Serve per portare all'esterno
le diverse sostanze prodotte dalla cellula. Il reticolo endoplasmatico liscio è il luogo dove si producono i grassi e si neutralizzano alcune sostanze tossiche. Il reticolo endoplasmatico ruvido o rugoso è il luogo dove si producono le proteine. Ha un aspetto granuloso dovuto alla presenza di organuli chiamati ribosomi, piccole strutture che servono per fabbricare le proteine. Infine, tutti questi organuli sono immersi nel citoplasma, che è un materiale gelatinoso in cui avvengono tutte le reazioni cellulari. I fiori sono le componenti riproduttive tipiche delle angiosperme, dalle quali, a seguito della fecondazione, si generano prima i frutti e poi i semi, mentre le gimnosperme, come ad esempio le conifere, non hanno fiori e non danno frutti, producono tuttavia i semi tramite strutture chiamate strobili. A tal proposito basti pensare alle pigne dei pini, che contengono i semi detti pinoli. Ma concentriamoci adesso sui fiori delle angiosperme e cominciamo dalla loro struttura. Il peduncolo è il gambo che sostiene il fiore. Il calice è formato da foglioline verdi dette sepali ed ha la funzione di proteggere il fiore prima che si schiuda. La corolla è formata da foglioline modificate, dette petali, che possono essere di diversi colori ed hanno la funzione di attirare gli insetti, che a loro volta hanno una funzione importantissima nell'impollinazione. I semi verranno generati dalla fecondazione degli ovuli, contenuti dentro l'ovario, la parte femminile del fiore. L'ovario si allunga in una struttura chiamata stilo, sulla cui sommità si trova lo stigma, che permette l'accesso all'ovario. Il polline, infatti, dovrà attraversare questa struttura per fecondare gli ovuli. L'insieme di ovario, stilo e stigma prende il nome di pistillo. La parte maschile del fiore è costituita dalle antere, che si trovano all'estremità degli stami ed hanno la funzione di rilasciare il polline. Una volta individuata la parte femminile e la parte maschile del fiore, bisogna sapere che in natura esistono diverse combinazioni di questi due elementi. Se entrambi le parti maschili e femminili si trovano sullo stesso fiore, i fiori vengono detti perfetti e la pianta ermafrodita. In altre piante, invece, i fiori sono o solo maschili o solo femminili e per questo vengono detti imperfetti. In particolare, se si trovano sulla stessa pianta, questa pianta si dice dioica. Se invece si hanno piante con solo fiori maschili ed altre con solo fiori femminili, queste piante si dicono monoiche. I fiori possono essere solitari in cima ad un gambo, oppure essere raggruppati insieme e formare delle strutture composte, dette infiorescenze. Vediamo le 7 infiorescenze più comuni. Racemo o grappolo. Ne sono un esempio il giacinto, il glicine e le orchidee. Spiga. Questo è il tipico esempio del grano. Amento. Sono i fiori di nocciolo e i fiori della betulla. Spadice. Lo possiamo trovare
nel fiore di spadice e nel fiore di calla. Corimbo. Tipico esempio sono il fiore di pero e quello di biancospino. Ombrella. Lo ritroviamo nel fiore di finocchio, ma anche nel geranio e nella primula. Capolino. Tipico esempio è la margherita, ma anche il girasole. Nelle angiosperme il polline o granulo pollinico è il prodotto delle antere, mentre nelle gimnosperme è il prodotto dei coni maschili. La funzione principale del polline è il trasporto del gamete maschile verso l'ovulo femminile, tramite il processo dell'impollinazione e della fecondazione. In pratica, lo scopo di tutto questo processo è di permettere al materiale genetico maschile, ovvero il DNA, di incontrare e fondersi con il materiale genetico femminile, per creare una nuova pianta con una nuova combinazione genetica. Bisogna aver chiaro che di per sé il polline non è il gamete maschile, ma solo il suo contenitore. Infatti, i granuli di polline hanno una parete estremamente resistente e stabile, che protegge i gameti maschili durante il loro viaggio. Il polline si presenta con forme diverse, sferiche, ovoidali, ricurve, poliedriche, e il colore può variare dal giallo al rosso al bruno fino al bianco, azzurro e verde. L'impollinazione viene detta anemogama quando il polline è trasportato dal vento, mentre viene detta idrogama se è trasportato dall'acqua, come nel caso della pioggia o delle piante acquatiche. C'è poi l'impollinazione zoogama. In questo caso, diversi tipi di animali si nutrono delle sostanze zuccherine messe a disposizione dai fiori e, involontariamente, trasportano il polline di cui si ricoprono da un fiore all'altro. Sebbene l'ape sia l'insetto impollinatore più noto, esiste una gran varietà di animali impollinatori, ed in particolare alcune specie di uccelli, come il colibrì. Ed anche i pappagalli. Poi ci sono diversi mammiferi, come i pipistrelli, che si nutrono di piante i cui fiori si schiudono solo durante la notte. Sono impollinatori anche alcuni primati notturni del Madagascar ed anche alcuni marsupiali australiani. L'impollinazione può essere effettuata anche da alcuni piccoli rettili, come lucertole e gechi. A seguito della fecondazione del fiore operata dal polline, si sviluppa il seme. Schematicamente, in un seme si distinguono tre parti: l'embrione, il tessuto nutritivo ed il tegumento. L'embrione già riproduce in miniatura la struttura della futura pianta adulta. Infatti sono riconoscibili un abbozzo della radice, detta appunto radichetta, un abbozzo del fusto, detto fusticino, e una o più foglioline embrionali che compongono la piumetta, o plumula. Il tessuto nutritivo è rappresentato dall'endosperma, che è carico di sostanze nutritive di riserva,
che hanno infatti lo scopo di nutrire la piantina nelle prime fasi della germinazione. Solo quando i processi di fotosintesi si saranno avviati nelle foglie, la pianta diventerà pienamente autosufficiente. In particolare, nei semi delle dicotiledoni, queste sostanze sono accumulate nelle due grosse foglie cotiledonari. Le sostanze di riserva accumulate nei semi possono essere di varia natura. Nei cereali, come frumento e mais, prevalgono gli zuccheri, in particolare l'amido. Nei legumi, ad esempio nei fagioli, sono prevalenti le proteine, mentre i grassi prevalgono in semi come quelli di arachide o di colza. Infine c'è il tegumento, che avvolge e protegge il seme. Il seme si può considerare come una capsula del tempo. Dopo la maturazione, infatti, si disidrata e rimane stabile e vitale per molti anni. Questo gli permette di passare indenne condizioni estreme di caldo, freddo o siccità. Quando poi le condizioni ambientali tornano favorevoli, il seme riassorbe l'acqua e, con la germinazione, si riavviano tutti quei processi metabolici che porteranno allo sviluppo di radici, fusto e foglie, fino all'avvio della fotosintesi, che è facilmente riconoscibile dal fatto che le prime foglioline cominciano a inverdire. I semi hanno un ruolo fondamentale nella società umana, fin dalle sue più antiche origini. Basti pensare alle prime civiltà nate in Mesopotamia migliaia di anni fa, che grazie alla produzione di grandi quantità di cereali riuscirono a sviluppare ed evolversi. Anche gli antichi egizi basavano la loro prosperità sull'abbondante disponibilità di grano, mentre le civiltà dell'Estremo Oriente basavano la loro alimentazione sulla produzione di riso. O ancora, le popolazioni Maya e Azteca del Centro America poterono progredire ed espandersi grazie alla loro capacità di coltivare il mais. Anche oggi la produzione della pasta, del pane, dei dolci è legata alla produzione della farina, che appunto deriva dai semi dei cereali. Così come anche il caffè si ottiene dai semi. Anche il cioccolato si ottiene dai semi. E le patatine fritte? No, quelle no. Però indovinate con cosa si friggono? Con l'olio di semi. In natura i frutti sono presenti in una incredibile varietà di forme, dimensioni e colori. In botanica si chiama frutto l'involucro che riveste il seme. In particolare, questa struttura deriva dall'accrescimento dell'ovario del fiore. Tuttavia, nei falsi frutti sono coinvolte anche altre parti del fiore, come il ricettacolo e il calice. Le tre parti principali del frutto sono l'esocarpo, che è la parte esterna, il mesocarpo, che è la parte intermedia, e l'endocarpo, che è la parte interna. I frutti, a secondo delle loro caratteristiche, possono essere classificati in almeno 4 gruppi: i frutti carnosi, i frutti secchi, i falsi frutti e i frutti composti. Cominciamo dai frutti carnosi, che hanno una polpa ricca di acqua e sostanze zuccherine e sono rivestiti da una buccia abbastanza sottile. Un esempio sono le pesche, le susine, gli agrumi. Se poi consideriamo anche gli ortaggi, ricordiamoci delle zucche, dei cocomeri,
oppure dei pomodori, che in particolare appartengono al gruppo delle bacche. Poi ci sono i frutti secchi, caratterizzati da un rivestimento duro e legnoso e da uno scarso contenuto di acqua. Come è facile immaginare, alcuni esempi possono essere la noce, la nocciola, la mandorla o la ghianda, ma anche la castagna. Altri esempi meno ovvi sono i legumi, come il baccello dei piselli, che a maturità si apre liberando i semi. Un altro importante esempio di frutti secchi sono i cereali, come ad esempio il grano. Vediamo ora i falsi frutti. Il loro nome deriva dal fatto che non derivano dall'accrescimento dell'ovario, ma da altre parti del fiore. Esempi sono le mele, le pere, che vengono chiamate pomi e derivano dalla trasformazione del ricettacolo, che è la parte immediatamente sottostante l'ovario. Derivano dall'ingrossamento del ricettacolo anche i frutti composti. Un esempio sono le fragole, che presentano numerosi piccoli frutti distribuiti su una struttura carnosa. Qui i veri frutti sono i semini, che si chiamano acheni. Un altro esempio di frutti composti sono le more e i lamponi. I frutti, una volta maturi, hanno lo scopo di facilitare il trasporto dei semi, possibilmente quanto più lontano è possibile dalla pianta madre. Questo ridurrà la competizione tra le minuscole piantine appena germogliate ed una grande pianta adulta che assorbe tutte le risorse della zona. Quindi la disseminazione di semi e frutti, come avviene anche per il polline, può essere affidata al vento, all'acqua o agli animali. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti, metti mi piace o condividi. Seguici anche su Facebook, su TikTok e su Instagram.